Ho già creato il video su come connettersi a un server VPS via SSH usando PortX. Questo video è disponibile da poco e ora sto creando un video per vedere come con Windows, usando Windows Subsystem for Linux, sia altrettanto semplice connettersi via SSH con PortX, però usando la shell bash, cioè WWSL, Windows Subsystem for Linux. Vi lascio al breve video che segue e poi faremo i commenti finali. Allora, lanciamo l'applicativo PortX. Adesso vogliamo accedere a un VPS, alla shell di un VPS, però con con la shell di Windows. A questo punto qua abbiamo selezionato in questo momento PowerShell. Comunque, sia che sia selezionato PowerShell o il prompt di Windows, il CMD, command line di Windows, se vogliamo accedere, una volta installato WWSL Windows Subsystem for Linux, dobbiamo selezionare che vogliamo accedere con Windows Subsystem for Linux. Quindi clicchiamo qua e ci viene dato la possibilità di scegliere con che cosa vogliamo accedere. Potremmo semplicemente scegliere VSL bash, però io lo voglio sempre attivo per accedere con VSL bash, quindi vado su setting e scelgo non Windows PowerShell ma WSL bash e gli do ok. A questo punto però il sistema mi mette ancora PowerShell. Per fare attivare le modifiche chiudo PortX e lo riapro. Ok. Quando lo riapro mi mette correttamente l'accesso con WSL, scusate, Windows Subsystem for Linux. Adesso creo una connessione SSH cliccando qua sopra e dicendo sessione, terminal sessione. Mi dà le impostazioni, lo chiamiamo connessione SSH principale. Ok, mettiamo l'indirizzo IP, quindi 216.160.60.240. Andiamo a mettere le credenziali, quindi vado qua sull'icona con l'omino, metto come username, naturalmente potreste avere un altro username, però in questo caso io metto root perché è l'username che ho. Root, incollo la password, una volta incollata la password gli diamo ok. Allora, come vedete mi ha messo connessione SH primario, e se ci clicco sopra, io gli ho detto che deve essere salvata le credenziali della connessione, se ci clicco sopra mi dà il primo accesso, mi mette
un hash MD5 per il confronto delle password, gli dico accetta. Ok, siamo all'interno del server VPS, Virtual Private Server. Non è che posso prendere un server vero e proprio, un completo, ma un VPS. L'operazione è semplicissima. Siamo entrati con la shell bash. Se io chiudo la finestra, allora intanto faccio exit, faccio il logout, dovrebbe essere uscito, come lo chiudiamo, lo riapriamo, riapro PortX, in questo caso la connessione c'è ancora, la connessione SSH. Se io clicco qua sopra, questa volta non mi chiede la conferma con il codice che dovevo confrontare per vedere se era corretto. Faccio connessione e come vedete siamo all'interno con la shell bash all'interno del server VPS in questione. Se avete difficoltà per quel che riguarda VSL, potete vedere il mio video che tratta come installare Debian VSL su Windows 10 e 11, è la stessa cosa. Ok, questo ok, questo video finisce qua. Era solo per farvi vedere che possiamo adoperare una shell bash per entrare all'interno, non mi fa il logout correttamente, all'interno del server VPS, Virtual Private Server. Vi ringrazio per la visualizzazione. Se avete bisogno dell'installazione di VSL, WSL, Windows Subsystem for Linux, sul mio sito c'è il video che potete selezionare e vedere per avere questo tipo di discorso su Windows 10 o su Windows 11. Grazie per la visualizzazione e questo video. Al prossimo video, come ho detto anche in un video dove parlo dove ho fatto la stessa operazione su Linux Mint, successivamente tratterò, questo server ha installato il pannello Plesk, parlerò del primo accesso a Plesk e della sua configurazione. Grazie per la visualizzazione e a presto. Eccoci ai commenti finali. Allora, vedete che è possibile non usare programmi in emulazione oppure PowerShell o il prompt dei comandi di Windows per accedere via SSH, ma con Windows Subsystem for Linux e PortX è possibile avere le connessioni con semplicità usando la shell bash su Windows. Naturalmente, come ho già detto, potete, se non avete Windows Subsystem for Linux, potete vedere il mio video che è sempre su questo canale per l'installazione di Windows Subsystem for Linux. Grazie della visualizzazione, non dimenticate di iscrivervi al mio canale e presto arriveranno altri video, tra cui un video per quel che riguarda la configurazione iniziale del pannello Plesk su un VPS. Per l'appunto il VPS su cui ho fatto la connessione, vi ho fatto vedere la connessione via SSH. Grazie della visualizzazione dei miei video e spero di farvi cosa gradita con quello che sto mettendo, che riguarda non semplici operazioni
sui vari sistemi operativi, quindi Linux Mint oppure Windows o Mac, ma che riguardano per l'appunto il servizio web, l'hosting. Grazie della visualizzazione e a presto.